Quando si parla di automazione e dell'inarrestabile ascesa dei robot industriali, l'immagine che salta subito alla mente è quella dei microchip in silicio o magari delle più recenti scoperte sull'intelligenza artificiale. È piuttosto comune credere che il progresso avvenga semplicemente perché la tecnologia stessa diventa, giorno dopo giorno, più intelligente e veloce. In questa analisi faremo un passo indietro e cambieremo totalmente prospettiva. Esploreremo infatti una tesi economica a dir poco affascinante, presentata dai ricercatori Daron Acemoglu e Pascual Restrepo. L'idea centrale della loro ricerca è che a guidare la vera e propria invasione dei robot nelle fabbriche di tutto il mondo non sia solo la potenza di calcolo pura e semplice, ma qualcosa di molto, molto più umano, la demografia. Esatto, il modo in cui le popolazioni umane si evolvono potrebbe essere il vero motore invisibile dell'automazione, portandoci a una domanda fondamentale: l'invecchiamento ci porterà ai robot? Viene dunque da chiedersi, cosa guida realmente l'automazione industriale? Se diamo uno sguardo al panorama globale odierno, emerge un vero e proprio mistero. Ci sono alcune nazioni che stanno riempiendo le loro linee di produzione con bracci robotici super avanzati a una velocità semplicemente sbalorditiva. Altre nazioni invece, pur avendo esattamente lo stesso accesso alle medesime tecnologie, procedono a un ritmo molto, molto più lento. Ora, se la tecnologia fosse l'unico e solo fattore trainante, l'adozione dovrebbe essere praticamente uniforme ovunque ci sia capitale da investire, giusto? E invece i dati ci sbattono in faccia discrepanze enormi. È proprio questa netta disparità che ci spinge a scavare più a fondo, a cercare cause strutturali radicate nelle società e nelle economie locali. Mettiamo le carte in tavola e confrontiamo le due visioni principali. Da una parte abbiamo la tesi classica, un po' quella da manuale, secondo cui è semplicemente l'offerta di nuove tecnologie a spingere l'automazione. Si inventa un robot migliore e più performante e quindi le aziende lo comprano. Fine della storia. Dall'altra parte, invece, troviamo la dirompente tesi della ricerca di Acemoglu e Restrepo. Loro capovolgono letteralmente la prospettiva. È il cambiamento demografico a creare una domanda impellente e disperata di automazione. In altre parole, non si adottano i robot solo perché sono lì in vetrina, belli e pronti, ma perché la struttura dell'età dei lavoratori sta subendo un mutamento radicale, lasciando dei vuoti che solo le macchine possono colmare in modo efficiente. Per addentrarci nei meccanismi di questo modello economico, dobbiamo prima definire con esattezza le pedine sulla scacchiera. In questo contesto, il mercato del lavoro viene diviso in due macrocategorie ben precise. Prima di tutto abbiamo i lavoratori di mezza età, che rientrano in una fascia che va dai 21 ai 55 anni. Questo è storicamente il gruppo che possiede il vigore fisico e l'agilità necessari per svolgere compiti manuali complessi e altamente ripetitivi all'interno delle fabbriche. Poi troviamo i lavoratori più anziani, ovvero tutti coloro che hanno superato i 56 anni. Arrivati a quell'età, statisticamente e fisiologicamente, si tende a spostarsi verso ruoli di supporto, di gestione o di servizi, riducendo drasticamente la presenza in quelle attività puramente manuali e, ammettiamolo, fisicamente logoranti. Dunque, come si trasforma tutto questo in un meccanismo economico progressivo e inesorabile? Possiamo scomporre il processo in tre fasi estremamente logiche. Passo numero 1. Quando un'intera popolazione inizia a invecchiare, il bacino dei lavoratori di mezza età, quelli famosi tra i 21 e i 55 anni, si restringe e questo crea una grave carenza di manodopera per i compiti prettamente manuali. Passo numero 2. Le leggi più basilari dell'economia ci insegnano che quando qualcosa scarseggia, il suo prezzo schizza alle stelle. Di conseguenza, i salari richiesti per questi specifici lavoratori industriali aumentano in modo significativo. Ed eccoci al passo numero 3. Questa impennata dei costi del lavoro mette le aziende con le spalle al muro, costringendole a cercare alternative. Improvvisamente, l'enorme investimento iniziale necessario per acquistare e installare un robot non è più solo una mossa per sembrare moderni, diventa non solo conveniente, ma assolutamente vitale per non finire fuori mercato. Osservando l'andamento del modello economico, appare chiarissimo come l'invecchiamento spinga inevitabilmente verso l'alto il salario di equilibrio per i lavoratori di mezza età. Il punto in cui la domanda e l'offerta si incontrano si sposta progressivamente, gradino dopo gradino, verso un livello di costo del lavoro sempre più alto. Esiste una soglia matematica ben precisa, oltre la quale il costo di un operatore umano supera abbondantemente il costo fisso di noleggio, ammortamento e manutenzione di una macchina. Ebbene, quando la dinamica demografica spinge i salari oltre quella linea russa di non ritorno, scatta la scintilla dell'automazione. Non c'entra nulla il fascino per l'high-tech, si tratta di pura e semplice sopravvivenza finanziaria.
Tutto molto logico, certo. La teoria è indubbiamente elegante, ma come sempre in economia deve superare la prova implacabile dei fatti. Spostando l'attenzione sui dati globali sull'adozione dei robot, se l'invecchiamento è davvero il motore principale, dovremmo riscontrare un fatto inequivocabile. I paesi che invecchiano più rapidamente dovrebbero essere esattamente gli stessi che installano più robot industriali. E indovinate un po'? È esattamente ciò che i ricercatori sono andati a misurare, incrociando i dati demografici ufficiali delle Nazioni Unite con i rigorosi registri della Federazione Internazionale di Robotica. Analizzando i numeri, salta subito all'occhio una divergenza nettissima tra le nazioni. Da una parte osserviamo la proporzione di lavoratori più anziani rispetto a quelli di mezza età. Se puntiamo i riflettori su nazioni come Germania, Giappone e Corea del Sud, le loro curve demografiche puntano bruscamente verso l'alto come razzi. Spostando lo sguardo sul numero di robot operativi per ogni 1000 lavoratori dell'industria, si nota un'impennata quasi fotocopia per quegli stessi identici paesi. Gli Stati Uniti, al contrario, presentano un tasso di invecchiamento della forza lavoro decisamente più lento e, parallelamente, la loro curva di adozione dei robot se ne sta lì, molto più piatta e vicina alla media generale. Una coincidenza? Assolutamente no. Ed ecco che arriviamo al punto cruciale, riassumibile in un singolo potentissimo dato: 35%. Secondo le stime dei ricercatori, l'invecchiamento della popolazione, preso da solo, spiega la bellezza del 35% di tutte le variazioni nell'adozione di robot tra i vari paesi. È una percentuale mostruosa per una singola variabile macroeconomica. Per dare un'idea concreta della portata, se gli Stati Uniti avessero avuto le stesse esatte tendenze demografiche della Germania nel corso degli ultimi decenni, oggi il divario nell'adozione di robot tra le due nazioni sarebbe praticamente dimezzato. L'impatto della curva demografica è qualcosa di tangibile, misurabile e massiccio. Per consolidare l'intero concetto basta incrociare l'entità dell'invecchiamento con l'aumento annuale nell'adozione dei robot. La linea di tendenza positiva che ne scaturisce è inequivocabile e non lascia spazio a molti dubbi. Lo si nota in maniera palese, sia analizzando il campione su scala globale, sia restringendo il campo di indagine ai soli paesi industrializzati dell'OCSE. Nei quadranti superiori dominano sempre, immancabilmente, i soliti noti: Corea del Sud e Germania in primis. La regola d'oro è semplice: più una forza lavoro nazionale invecchia, più robot vengono chiamati a rapporto per mantenere operative le catene di montaggio. Ma attenzione, perché la storia non finisce mica con la semplice installazione di macchinari acquistati chissà dove. Un mutamento così profondo e sismico nel tessuto economico genera inevitabili effetti a cascata sull'innovazione stessa. Se c'è una necessità assoluta di sostituire il lavoro manuale, si innesca una frenetica corsa non solo per accaparrarsi i robot, ma per inventarli da zero. Addentriamoci quindi nell'affascinante connessione tra la struttura demografica di un paese, la registrazione di brevetti internazionali e l'esportazione di tecnologie d'avanguardia. Mettendo a confronto l'invecchiamento demografico non solo con l'acquisto passivo di robot, ma anche con la creazione attiva di nuovi brevetti, si svela un parallelo davvero formidabile. Da un lato abbiamo l'ormai nota correlazione tra età e acquisti. Dall'altro lato, analizzando i brevetti specificamente legati all'automazione che vengono concessi agli inventori di quelle stesse nazioni, la tendenza è incredibilmente identica. I paesi che invecchiano a ritmi da record, come il Giappone e la Germania, non si accontentano di essere i migliori clienti dell'industria robotica globale, ne sono diventati i padri fondatori. Sono loro che inventano, sviluppano e brevettano i sistemi che poi venderanno a tutto il resto del mondo. Arrivati a questo punto potrebbe sorgere spontanea una domanda legittima: ma non è che per caso queste nazioni stanno semplicemente diventando più avanzate tecnologicamente in ogni singolo campo? La risposta, suffragata dai dati, è un secco no. E questo è un dettaglio cruciale. La spinta demografica crea un boom mirato ed esclusivo nell'esportazione e nell'invenzione di tecnologie robotiche. Parliamo di un focus chirurgico sull'automazione industriale, macchine a controllo numerico, saldatrici automatiche, bracci meccanici. Non si rileva invece assolutamente nessun effetto causato dalla demografia sull'invenzione di computer generici, smartphone o tecnologie pensate per il consumatore finale. Analizzando nello specifico le diverse classi di brevetti depositati, la particolarità del fenomeno emerge in tutta la sua chiarezza. C'è un'autentica esplosione di brevetti legati strettamente alla robotica, in risposta all'invecchiamento.
Tuttavia, se scendiamo ad analizzare altre classi tecnologiche, questa forte correlazione svanisce nel nulla o diventa addirittura negativa. Categorie come computer, software, nanotecnologie o persino i prodotti farmaceutici non registrano lo stesso impulso derivante dalla mancanza di lavoratori tra i 21 e i 55 anni. Insomma, la carenza di braccia in fabbrica stimola la mente a inventare nuove braccia meccaniche, non certo nuovi software per la contabilità. Procedendo in questo approfondimento, arriviamo al nocciolo della questione, gli effetti macroeconomici di questa immensa trasformazione. Una volta che i robot varcano le porte della fabbrica per compensare la mancanza cronica di lavoratori giovani, cosa succede alla produttività totale di quel paese? E cosa succede alla fetta di ricchezza destinata al lavoro umano? In teoria l'invecchiamento demografico, preso isolatamente, tenderebbe a deprimere la produttività semplicemente perché ci sono meno persone in età da lavoro. Ma è proprio qui che entra in gioco l'automazione, agendo come un potentissimo contrappeso per arginare e invertire questo declino. Le parole utilizzate dagli autori della ricerca per sintetizzare il tutto sono perfette. Il cambiamento demografico incoraggia l'adozione e lo sviluppo di tecnologie di automazione. Questa singola affermazione cristallizza un concetto fondamentale. L'automazione non è un nemico astratto, interviene come un vero e proprio sostituto diretto per i lavoratori della produzione, i classici colletti blu, nel momento esatto in cui superano la soglia di 56 anni e iniziano a uscire gradualmente dalle mansioni manuali più pesanti. L'economia è un organismo vivo che si adatta, trovando il modo di garantire che le linee di produzione non si fermino mai. Naturalmente, osservando la distribuzione del fenomeno nei vari settori industriali, è evidente che l'effetto non sia uguale per tutti. Ci sono industrie come quella chimica, quella della plastica o la produzione di macchinari pesanti, che storicamente dipendono in maniera massiccia dai lavoratori di mezza età, ed è del tutto logico che siano proprio questi i settori a subire il contraccolpo più forte dell'invecchiamento, registrando di conseguenza un'adozione di robot a ritmi frenetici. Al contrario, settori come il tessile, che dipendono molto meno da quella specifica fascia d'età e che spesso richiedono manipolazioni complesse e difficili da automatizzare al 100%, mostrano ritmi di adozione estremamente più lenti. Per spazzare via ogni dubbio e confermare che non stiamo parlando solo di differenze culturali tra nazioni lontane, i ricercatori hanno zoomato all'interno dei confini di un singolo paese, gli Stati Uniti. Ebbene, anche a livello puramente locale, esaminando le varie contee e zone di pendolarismo, la linea di tendenza ascendente è chiarissima. Le aree americane in cui la popolazione attiva sta invecchiando con maggior rapidità si trasformano in veri e propri magneti per i cosiddetti integratori di robo, ossia le aziende specializzate nel vendere, installare e mantenere l'automazione industriale. Quell'effetto demografico globale si ripropone come un frattale su una microscala locale. Incredibile, no? Tutto questo ci guida verso una conclusione ineluttabile e verso una domanda che proietta questa analisi direttamente nel nostro futuro. Sapendo per certo che le curve demografiche di gran parte dell'Occidente e dell'Estremo Oriente sono inesorabilmente orientate verso un rapido invecchiamento, come influenzeranno il mercato delle tecnologie le politiche demografiche dei prossimi decenni? L'era dell'automazione in cui ci stiamo addentrando a passi da gigante non è dettata esclusivamente dai geni della Silicon Valley, ma è scandita dal lento, implacabile ticchettio dell'orologio demografico globale. Se la popolazione mondiale continua a invecchiare, l'ascesa definitiva dei robot non è solo uno scenario fantascientifico probabile, è una necessità economica assoluta a cui non potremo sottrarci.